Ciao e bentornato. Questa è un'altra lezione del capitolo 16, capitolo del debugging delle macro. In questa lezione vediamo un esempio pratico di debugging. Questo è il primo esempio di debugging su macro strutturate di una certa complessità e lo vediamo insieme. Allora, siamo all'interno del modulo esempio debugging 1, perfetto, questa è naturalmente la nostra macro, questa macro non fa nient'altro che andare a creare una serie di pagine, in particolare una pagina dati con una tabella Excel, una pagina con una tabella pivot agganciata alla pagina dati precedentemente realizzata e un grafico pivot, ok? Questo è il suo funzionamento. Per quanto riguarda le fasi preliminari abbiamo già salvato, abbiamo già impostato il nostro ambiente di lavoro e iniziamo. Questa volta preferisco utilizzare il comando compila e cliccando sul comando compila, bene, Excel mi individua immediatamente un problema e lo evidenzia. Questo problema non era emerso durante la scrittura del codice, perché evidentemente il codice ha subito una serie di modifiche. In realtà ho modificato io, ho aggiunto io una serie di errori a questa macro che era funzionante prima che io la sabotassi ripetutamente, ok? Perfetto. In questo caso appunto ha individuato un comando endif doppio, come vedi ci sono due comandi endif, quindi una struttura aperta, mancante. Ci manca sostanzialmente la riga iniziale della struttura decisionale per la gestione del flusso, ok? Questo molto probabilmente perché è stato rimosso il codice precedente, quella che era la struttura vera e propria, lasciando quello che è il comando endif. Rimuoviamolo. Naturalmente non abbiamo finito. Se abbiamo individuato un problema, ti invito a rilanciare quello che è il comando compila, perfetto, e ne abbiamo individuato un altro. Excel in realtà con il comando compila fa una serie di controlli su quello che è il nostro modulo, non solo in realtà su tutti i moduli, comunque sul nostro modulo la ricerca di problemi. Ne ha trovato un altro, ok? Come vedi, etichetta non definita. Cioè fondamentalmente c'è un qualche cosa che non va nell'etichetta che è stata indicata in questa dichiarazione della gestione degli errori. Clicco su OK. L'etichetta naturalmente è gestione errore. La prima causa è probabilmente perché non c'è un'etichetta e la seconda causa è perché l'etichetta è sbagliata. Ecco, come vedi c'è un'etichetta che si chiama gestione errore, quindi ci sono due adiacenti e per risolvere il problema dobbiamo semplicemente andare a correggere questa etichetta, ok? E ripetiamo ancora naturalmente il compila, perfetto, e come vedi il compila non mostra altre finestre, quindi in realtà possiamo proseguire per esempio con un F5 per vedere qual è il risultato che otteniamo, come abbiamo già visto, ma questa volta no, questa volta proviamo un semplice F8, ok? F8, come vedi siamo all'inizio di quello che è la nostra macro, naturalmente abbiamo attivato l'esecuzione passo passo, quello che facciamo è andare a impostare l'inizializzazione. Qui abbiamo due righe di inizializzazione, cioè assegniamo dei valori ben precisi predefiniti a due variabili, nome pagina dati, queste variabili come vedi sono state dichiarate in precedenza, e nome pagina pivot, perfetto. Dichiariamo la gestione degli errori, come vedi di sotto nella finestra variabili locali abbiamo quattro variabili, una variabile i, una variabile nome pagina dati, una variabile nome pagina pivot, una variabile nome pagina dati. Già questo in realtà ci dice che qualcosa non va. Se ti ricordi ho già detto che all'avvio in realtà Excel non fa nient'altro che cercare tutte le variabili che sono all'interno della nostra macro. Il fatto che ci siano due variabili quasi uguali significa che molto probabilmente abbiamo scritto male il nostro codice, ok? E andiamo a verificarlo. Questo ciclo è un ciclo che abbiamo già visto, non è nient'altro che un controllo che verifica se non ci sia appunto una pagina dati già presente. Questo perché? Perché se andassimo ad aggiungere una pagina con lo stesso nome di una pagina esistente, naturalmente otterremo un errore. Quindi questa struttura ci permette di evitare problemi. Nel caso appunto lanciassimo una seconda volta la stessa macro all'interno dello stesso foglio Excel, bene, naturalmente questo lo eviterebbe, ok? Se premo ancora F8, perfetto. Continuo l'esecuzione, come vedi il valore sta cambiando, lo vediamo anche qui, i uguale a 2, continuo ancora, perfetto. In realtà non ha trovato pagine che si chiamano dati, ok? E quello che succede è che viene aggiunta una pagina. Come puoi vedere è stata aggiunta una pagina foglio 4. All'interno di questo foglio c'erano 3 pagine, benissimo, foglio 1, foglio 2, foglio 3 e la pagina foglio 4 è stata aggiunta. La riga successiva, se premo F8, perfetto. Come vedi il puntatore si è spostato, è saltato letteralmente da questa riga qui, fondamentalmente alla gestione degli errori in fondo. Cos'è successo? È successo che siamo incappati in una riga con un errore che non permette l'esecuzione dell'istruzione fondamentalmente. Ok? Se io premo per esempio ancora F8 compare la finestra, attenzione certificato un errore imprevisto, 1004 eccetera eccetera. Ok? Il punto chiave naturalmente è quale riga? La riga in realtà era quella che abbiamo eseguito, quindi lo sappiamo. Ma per andare sulla riga, bene, possiamo utilizzare per esempio un comando resume, ok?
quindi utilizzare il codice stesso, spostiamo il puntatore, però dopo naturalmente dovremo andare a rimuoverlo, ok? Se premo ancora F8, come vedi siamo tornati in questa riga, e il problema di questa riga sostanzialmente è appunto che la variabile che è stata utilizzata per assegnare il nome a quello che è la pagina nuova, ok? Quella che è stata creata ed è in primo piano, non è la variabile in verità vera e propria. Se io vado ad assegnare nome pagina dati, perfetto, in questo modo la variabile è corretta. Come vedi, il nome pagina dati assume valore dati, ha una stringa dati. Colgo l'occasione per suggerire, specialmente in fase di debugging, di sospendere la gestione degli errori della nostra macro. La gestione degli errori è il codice che serve per gestire errori, in questo caso semplicemente per sostituire quella che è la finestra stringata di Excel dalla gestione standard, che dichiara semplicemente il numero dell'errore e il tipo dell'errore, con una finestra che comunica quali sono le eventuali possibili cause piuttosto che eventuali soluzioni e comportamenti da tenere, ok? Il mio consiglio è quello di sospendere sempre in fase di debugging quella che è la gestione degli errori, ok? Per poi andare a verificare la gestione degli errori, ok? Quindi per sospendere la gestione degli errori non devi fare nient'altro che sospendere quella che è la dichiarazione di gestione degli errori. Naturalmente in questo caso noi dovremmo appunto riscrivere la gestione degli errori o riavviare tutto all'inizio. Possiamo tranquillamente riavviare in questo modo. Metto un punto di interruzione, mi permetto, ho cliccato qui sopra, potevo utilizzare la manina, metto un punto di interruzione, benissimo, non faccio nient'altro che rilanciare la macro fino a questo punto e come vedi il punto di interruzione corrisponde al puntatore. Siamo in interruzione e possiamo proseguire, ok? Con F8 il nome della pagina è diventata pagina dati, torniamo indietro e benissimo, quello che stiamo guardando adesso è una serie di comandi che impostano quello che è la pagina dati. Possiamo continuare con F8 in questo modo, perfetto, oppure possiamo velocizzare, per esempio possiamo mettere un puntatore, un punto di interruzione, chiedo scusa, ok? Oppure possiamo utilizzare quello che è il comando CTRL F8, dobbiamo selezionare la riga fino a dove vogliamo arrivare, per esempio questa, e poi premere CTRL più F8. Come vedi è come se fosse un F5 ma con un punto di interruzione nella riga dove abbiamo il puntatore, CTRL più F8. Ho affiancato le finestre in questo caso per vedere meglio come si svolgono le attività della macro, realizzate dalla macro, premo ancora F8 e come vedi abbiamo realizzato il nostro intervallo di dati. Ho inserito degli dati naturalmente di riferimento, questo perché? Perché la tabella Excel sarà un contenitore in cui riverseremo i dati manualmente utilizzando maschere di inserimento piuttosto che copiandoli per esempio da un file Excel esterno o altre fonti, ok? Perfetto. Se premo ancora F8, benissimo, quello che ha fatto questa riga di codice sostanzialmente è quella di trasformare l'intervallo di dati in una tabella Excel. Premo ancora F8, questa riga, ecco perfetto, questa riga in realtà dovrebbe cambiare lo stile della nostra tabella Excel, ma quello che restituisce invece è un errore 9, un errore 9 che dice indice non incluso nell'intervallo. Ecco, in questo caso tipicamente direi che il problema è appunto dato da quello che è l'oggetto che si sta indicando. In questo caso l'oggetto non è la tabella dati precedente che è stata realizzata, la riga precedente appunto ha assegnato come nome alla tabella Excel tabella dati, la riga successiva, ebbene questo nome non è stato scritto bene molto probabilmente, ok? Perfetto. Ecco, se io semplicemente non faccio nient'altro che ripremere F8, come vedi abbiamo cambiato stile. Siamo passati sotto c'è un controllo, è un controllo che verifica in modo analogo al precedente che non ci sia una tabella pivot, cioè meglio una pagina con una tabella pivot che ha un nome ben preciso. Anche in questo caso possiamo tranquillamente utilizzare un punto di interruzione, premo F5 per saltare direttamente alla riga che aggiunge la pagina, ho tolto il punto di interruzione, premere F8 per aggiungere la nostra pagina e per poi appunto rinominarla con il nome pivot e andare a creare la nostra tabella pivot. Questa riga non fa nient'altro che creare la tabella pivot e come vedi l'ho creata. Naturalmente devo andare a popolarla, devo andare a impostarla e non faccio nient'altro appunto che andare ad assegnare, come vedi compare la finestra campi tabella pivot, ma normalmente non succederebbe, ok? Quello che faccio è naturalmente aggiungere i campi della tabella pivot in modo da impostare una tabella pivot diciamo di base, ok? Senza nessuna pretesa, che sarà utilizzata da chi deve lavorare, deve utilizzarla per elaborare i dati della tabella Excel, quindi i dati che ha riversato all'interno della tabella Excel, e abbiamo creato in questo modo la nostra tabella pivot e siamo arrivati fino alla riga dove andiamo a creare il nostro grafico pivot. Ok? Naturalmente creato in una pagina apposita che si chiama grafico 1, ma non abbiamo ancora finito. Quello che dobbiamo fare è impostare questo grafico pivot. Come vedi ci sono i controlli all'interno del grafico pivot, io non voglio che questi controlli siano visibili, perfetto, per poi concludere con un messaggio che dice pagine create. Ok.
E siamo arrivati in fondo. Come vedi, siamo arrivati al comando che chiude la macro, che fondamentalmente ci fa uscire dalla routine. Perché? Perché dopo segue quello che è il codice degli errori, naturalmente. Codice che abbiamo già testato. Se premo F8, come vedi il risultato è quello atteso. Abbiamo un grafico pivot, una tabella pivot, una pagina con una tabella Excel. Abbiamo finito? No, in realtà non abbiamo finito. Secondo il metodo, ebbene, noi dovremo ripetere tutto quanto per verificare se i risultati attesi durante il lavoro della macro e alla fine sono quelli corretti. Però in realtà abbiamo già visto che la nostra macro dà i risultati attesi, una pagina con una tabella Excel, una pagina con una tabella pivot e una pagina con un grafico pivot. Comunque io ti invito a ripeterlo per diversi motivi. Il primo motivo è verificare che le modifiche che hai fatto al codice siano modifiche che non abbiano delle ripercussioni, perché non sempre le modifiche sono una semplice correzione di quello che è il nome di una pagina, il nome di una variabile, un valore di una variabile e via dicendo. Spesso bisogna intervenire su istruzioni precedenti, quindi è opportuno andare a verificare che tutto funzioni correttamente, che non abbiamo modificato il comportamento delle variabili generando altri errori, errori indiretti o errori conseguenti a quelle che sono le modifiche che abbiamo fatto, ma non soltanto, perché dobbiamo testare la nostra macro anche in relazione al nostro progetto. Cosa intendo dire? Se abbiamo progettato la macro per lavorare su altri fogli Excel, su tutti i fogli Excel, ebbene dobbiamo verificare se questa ha le caratteristiche, se lavora effettivamente bene su tutti i fogli Excel o i fogli Excel in cui è stata prevista, quindi in tutti gli ambiti in cui è stata prevista, e quindi vale la pena ripeterlo. Per fare questa seconda o anche terza verifica, ok, dobbiamo lanciare la nostra macro. Come la lanciamo? Facciamo l'esecuzione passo passo o l'esecuzione vera e propria? Ebbene, dipende da noi. Visto che i risultati sono già stati verificati, o almeno se i risultati finali sono quelli previsti, è molto probabile che siano anche quelli intermedi, ebbene possiamo provare a lanciare la macro direttamente, completamente. Oppure possiamo aggiungere dei punti di interruzione nella macro che riguardano quelli che sono gli oggetti critici. Per esempio possiamo mettere un punto di interruzione prima del controllo, prima di ogni controllo, in questo modo, per poi andare a vedere se la creazione del grafico può incorrere in errori. Facciamo nient'altro che lanciare la nostra macro con F5, ok? Ecco, perfetto. Andiamo ad affiancare due finestre. Siamo all'inizio, non è successo nulla, ok? Se vogliamo appunto proseguire premiamo F5, ma io mi permetto, aggiungo un punto di interruzione, ecco, perfetto. È comparsa questa finestra di messaggi che avverte che, attenzione, esiste già una pagina con lo stesso nome, naturalmente si riferisce alla pagina dei dati, e ci chiede di confermare se vogliamo veramente creare il set di pagine di base. Questo perché? Perché in realtà questa macro è stata concepita per un utilizzo singolo, non utilizzi ripetuti, cioè per creare dei set di pagine con tabelle, pivot ed Excel per creare da zero nuovi fogli di lavoro. Quindi sostanzialmente se premiamo ok, come vedi ci siamo arrestati su quello che è il comando di uscita fondamentalmente dalla subroutine, che appunto chiuderà l'esecuzione, perché la macro appunto non è stata concepita per essere utilizzata più volte nello stesso foglio. In realtà migliorarla è molto semplice, esiste già anzi più versioni migliorative, ti invito naturalmente a lavorarci sopra, che gestiscono tutta la questione dei nomi piuttosto che le tabelle utilizzando gli input oppure impostando i nomi in modo che non si ripropongono dei nomi corrispondenti, ok? Quindi per quanto riguarda ripetere e riutilizzare la macro anche nello stesso foglio Excel in cui è già stata utilizzata, ebbene sappiamo che la macro non è stata concepita per questo. Ma vediamo se può essere utilizzata in qualunque altro foglio Excel. Per esempio, premo CTRL N, creo un altro foglio Excel, perfetto, in questo modo. Ok, chiedo scusa. Vado a rilanciare la macro, naturalmente possiamo lanciarla direttamente, facciamo un F5 in questo modo, perfetto. Come vedi è comparso una pagina che si chiama dati con una tabella Excel, prima ancora F5, come vedi è comparsa una tabella pivot in una pagina che si chiama pivot, perfetto. E se lanciamo l'ultimo F5, come vedi è comparsa, perfetto, la grafico pivot e anche il messaggio di esecuzione avvenuta, ok? Quindi in una pagina vuota sicuramente funziona. Vediamo se funziona in una pagina non vuota, in cui però le pagine sono differenti, cioè esistono già tabelle Excel, tabelle pivot, esistono già grafici, ma che si chiamano in modo differente. Per esempio, rinominiamo il grafico, ok? In modo molto semplice, benissimo, in questo modo per esempio, e andiamo a rieseguire la nostra macro. Ripartiamo tutto dall'inizio, premo F5, perfetto, come vedi è comparsa un'altra volta una pagina che si chiama sempre dati, ok, ma non ci sono problematiche relative a pagine già presenti ed esistenti, perfetto, e siamo arrivati in fondo. Diciamo che la macro sembra lavorare anche in presenza di pagine con strumenti analoghi a quelli che crea, ok,
In realtà, se questa macro fosse concepita per lavorare su tutti i fogli Excel, dovremmo testarla su molti fogli Excel differenti, strutturati, già rodati, ok? Quindi prendere 5-10 fogli della nostra cassetta degli attrezzi per andare a verificare il funzionamento della macro su ognuno di essi, ok? In realtà questa macro è stata concepita semplicemente per installare i nuovi fogli, quelle che sono le pagine di base, e come abbiamo già visto in realtà funziona egregiamente, ok? Quindi, riassumendo, il metodo che ti ho proposto sostanzialmente prevede 3 fasi, ok? Queste 3 fasi in realtà più una, ma noi ci concentreremo sulle prime 3 fasi, sostanzialmente sono una, la ricerca delle istruzioni che non possono essere eseguite, che quindi comportano l'arresto dell'esecuzione della macro. Lo scopo naturalmente di questa prima fase è ottenere una macro funzionante che riesca a essere eseguita dall'inizio alla fine. La seconda fase è la fase di individuazione dei risultati inattesi, dove si va a verificare il risultato della macro, delle attività svolte dalla macro, per individuare le eventuali cause appunto dei risultati inattesi. Okay? Lo scopo in questo caso è quello di ottenere una macro che non solo funzioni dall'inizio alla fine, ma ci permette di raggiungere quello che è l'obiettivo, quindi che svolga le sue attività per ottenere appunto i risultati attesi. Okay? Queste prime 2 fasi possono essere svolte insieme su quelle che sono macro piccole, diciamo così, o macro semplici, ma con l'esperienza potrai svolgere anche su macro più complesse. Diciamo che l'esperienza e una maggiore conoscenza del VBA ti permetterà non soltanto di individuare più facilmente gli errori e le loro cause, ma ti permetterà di prevenire gli errori, ok? Quindi di anticiparli, quindi di inserire nel codice quelle che sono delle funzionalità che permettono appunto di prevenire gli errori e fare in modo che non si presentino neppure, ok? Infine c'è una terza fase, questa terza fase è una fase di verifica della macro in tutti gli ambiti per cui è stata progettata, quindi se questa macro deve lavorare su 2 fogli Excel, ok? Non questo in particolare, se la tua macro deve essere impiegata su 2 fogli Excel bisogna testarla in entrambi i fogli, ok? Non soltanto, c'è un corollario a questa terza fase che è la verifica delle caratteristiche della macro. Se hai impostato la macro perché abbia determinate caratteristiche, per esempio determinate caratteristiche di flessibilità, eccetera, dovrai verificare che queste funzionano. Questa lezione può terminare qui. Io naturalmente ti invito a passare alla prossima, dove vedremo un altro esempio di debugging pratico.